Buongiorno. 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 Là c'è il nostro piccolo Millennium Vito in mezzo a tutti i giganti. Ben dormito? Non benissimo, stanotte almeno io. Freddino, ma neanche tanto. Pronti per una nuova avventura? Questa è la seconda di 2 giornate in Valsesia e la prima volta in assoluto in cui abbiamo dormito nel nostro van in un campeggio. Se non l'avete visto ma vi interessa, trovate il video della prima giornata in descrizione. Lea, te hai dormito bene? Buongiorno. Sì, buongiorno. Ho avuto un freddo boia quasi tutta la notte. Guarda che sta sorgendo il sole tra gli alberi. Bellissimo. Ci vuoi raccontare del coraggio? Ci vuole coraggio, sì. Ma ci vuole passione. Ci vuole passione. Col con te. Vito. No, ci vuole passione, ci vuole coraggio e anche spirito di avventura Follia. ed esplorazione. Bello, bello. Da sensazione di libertà, potersi svegliare in questi posti. Non è comodo però. Gian è più devastato di me. Io sono comunque contenta, a parte il fatto che avrei dovuto dormire con la Gian. Comunque il posto è molto bello e dopo speriamo di fare qualcosa di piacevole. Siamo ancora in Valsesia, un po' più a nord di Alagna, sotto il torrente Sesia. Lo costeggiamo fino ad arrivare a una cascata, le acque bianche. Però esattamente dove siamo? Siamo alle pendici di uno dei versanti a sud del Monte Rosa. Doppio schiavi. Era un po' di vertigini guardarti. Sta bellissima. Sole guarda gli occhi, almeno i miei. Una gran figata. Ci troviamo già a nord di quella che i geologi hanno chiamato linea insubrica, che rappresenta la ferita dello scontro che è iniziato ma avvenuto in modo sostanziale 65 milioni di anni fa, quando la placca continentale africana, con una rotazione oraria verso nord, è scontrata con la placca europea che è andata in nel contempo ha alzato, fatto uscire magmi all'esterno della crosta, sia all'interno ma verso insomma, ha creato le alghe, ha avuto un'azione orogenetica. La linea insubrica in questa zona passa più in basso nella Valsesia, più o meno a Valmuccia, poi a Rimella, verso poi est arriva nell'Ossola, Val Grande, Val Vigezzo. Sul Monte Rosa ci sono prevalente rocce tipo metamorfico e in particolare di origine magmatica o anche dette rocce ignee, sia estrusive, cioè qui il magma è uscito fuori dalla bocca del vulcano, e invece anche intrusive, cioè si è solidificato all'interno, e metamorfiche perché le grandi temperature e le pressioni hanno spaccato la struttura cristallina e hanno un po' trasformate. Al di là del sapere un po' più in dettaglio come sono queste rocce, come sono formate, cosa sono, come si chiamano, come sono composte, cosa che a me appassiona molto, la cosa che mi appassiona prima di tutto è vederle, perché sono meravigliose come colori, come forme, non solo le rocce, tutto, però a me piacciono tanto, mi danno un sacco di energia. Ringraziamo la professoressa Gaia della Terra. Ecco qua. Abbiamo incontrato un bel masso erratico dal punto di vista geologico molto interessante, ma soprattutto quando l'essere umano di tipo Homus arrampicaticus vede un masso erratico, cosa fa? È un
un massone erratico, spero non iscritto a nessuna loggia. Comunque è meraviglioso, mi stavo chiedendo che roccia fosse, magari una roccia metamorfica del granito, non lo so. È bello pulito e infatti è anche attrezzato per fare dei tiri di roccia. Là ci sono le catenelle, che sono le soste, che quando uno è arrivato su, arrampicando e mettendo i rinvii, perché bisogna sempre arrampicare in sicurezza, quando arrivi su... Non fate queste cose a casa vostra. Ah, non a casa, no, meglio di no. Solo aver imparato e non da soli, senza assicurazione. Assicurazione magari ai generali è meglio farlo, ma io parlavo delle tecniche di assicurazione, delle tecniche di progressione in sicurezza. Lì dalle catenelle poi sì, ci si cala in corda doppia oppure no, si vedono in spitta dove mettere i rinvii. Voglio arrampicare! Che carina questa piccola cappelletta e anche il posto dove uno si può proteggere dal sole o dall'acqua, dalla pioggia, Neve? e dalla neve. Grandine? Grandi, specialmente grandi. Hai visto che dice una data? Che è esattamente un secolo prima di un grande evento, la tua nascita. Non sapevo che ero nato. Adesso lo sai. Ma come vengo a sapere queste cose? Incredibile. Male, sempre male si vengono a sapere queste cose. Anche qui, in questo versante del Monte Rosa, c'erano dei minerali che contenevano l'oro, ma anche altri minerali che contenevano argento e poi altri rame. Hanno fatto miniere di vario tipo. Possiamo dire che nella zona di Alagna ce ne sono tante, anche se ovviamente non solo Alagna, però è interessante che già più o meno dal 1500-1600 cercassero di estrarlo, però facendo molta fatica, probabilmente con poco guadagno, ma con molto sacrificio della gente che ci lavorava. Verso il 1700 all'inizio queste miniere sono state acquisite dal re di Sardegna, poi da Savoia, e nonostante in quel periodo siano venuti maestranze anche da altre parti d'Europa, pare che l'utilità economica non sia mai stata molto elevata, quindi poi Savoia le hanno praticamente dismesse. Anche questo è affascinante perché si mischia tutto, no? Siamo un tutt'uno, vedere le montagne, i posti dove andiamo da vari punti di vista, quello biologico, quello naturalistico, per esempio della flora o della fauna, della storia, almeno personalmente mi affascina molto e mi piace. Basta, andiamo! Siamo così arrivati alle cascate dell'Acqua Bianca, da cui poi parte un sentiero glaciologico che deve essere molto interessante, ma purtroppo non accessibile. Siamo saliti dal parcheggio più basso, la strada è interdetta alla circolazione delle auto, tranne per chi ha i permessi. C'è una navetta che sale e porta i visitatori, però sempre per stare nell'accessibilità. Abbiamo visto che le navette, che portano un sacco di visitatori, una perlomeno è accessibile, nel senso che ha una pedana per caricare le carrozzine. Noi non l'abbiamo presa, a noi piace sempre fare la via più dura, quella per i duri e puri, perché la fatica ci forgia, bisogna conquistare la meta e poi non vogliamo abbandonarci alle comodità di questo mondo peccaminoso. Quindi siamo saluti a piedi e vabbè, a parte la stanchezza pregressa, tutto sommato una salita abbastanza tranquilla. Il tempo è bello, ci siamo presi un sacco di sole, l'arietta fresca, insomma, bello. Quindi parte il sentiero glaciologico, che a me piacerebbe tanto fare, e poi comunque arriva anche degli alpeggi, poi è un altro sentiero che arriva al Rifugio Pastore e poi vabbè, chi può va ancora più su e più su, più su,
nella capanna Margherita, quella specie di rettangolino scuro su quella cima che è la Montagna Fetti. Io faccio ancora un appello: costruiamo un device che permetta a me e persone che hanno la passione come me della montagna di poter sganciarsi magari dalle quattro ruote o comunque fare percorsi come questi, le mulattiere. E anche questa volta finisce la nostra avventura durata 2 giorni e ora non ci rimane che tornare a casa e progettare nuove grandi avventure e sviluppare magari questa cosa della van life un pochino, giusto un attimino. Questo secondo me diventa una cosa interessante perché oggettivamente ci sono delle difficoltà in più rispetto alla media, diciamo, della gente. Trovare le soluzioni per risolvere i vari problemi non sarà facile. Bisogna, è già da non domani ma adesso, pensare a come organizzarci, ma non solo sulle questioni pratiche e organizzative che sono fondamentali, ma anche sulle tempistiche, perché bisogna stare dentro delle tempistiche per poter sia vivere, fare le cose belle, esplorare, andare in giro, ma anche riposarsi, perché sennò rischiamo. Quindi bravi noi, brava la Lea, Super brava! e bravo anche il nostro Vitone, Il Vito, il Millennium Vito. Sì. Guardate che roba. ho anche detto Vito Camper, spero a molto molto presto.